Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video YouTube. Siamo qua in questa nuova casa, ho già fatto un bel tour per quanto riguarda l'appartamento, non so se uscirà prima, dopo, adesso non lo so. Tra l'altro adesso mi chitto perché voglio parlare di cose abbastanza serie, perché adesso sta arrivando un periodo, è l'estate, vedo tanta gente spendere e poca gente investire, e questo è uno dei motivi principali del perché, raga, perdonatemi la qualità, ma quando c'ho voglia di parlare io parlo così e mi metto qua, appoggio il telefono, abbiamo anche un bello sfondo qua e vedo tanta gente spendere e poca gente investire, e questa è una delle regole, è uno dei file, un libro lessi una volta, diversi file. Uno di questi file è che i ricchi prima investono e poi spendono quello che avanza, i poveri prima spendono e poi investono quello che avanza, ed è questa la motivazione principale del perché la maggior parte della gente poi si pente di aver fatto spese inutili che oggettivamente sono fine a se stesse. E qua infatti voglio darti un piccolo tips, un piccolo consiglio su come evitare di fare spese inutili, perché tutti quanti noi è capitato almeno una volta di fare cazzate, di utilizzare i soldi nel modo sbagliato. Io mi ricordo, raga, quando avevo 16 anni, 16-17 anni, avevo una passione per le moto che tuttora ho, non l'ho accantonata, anzi è aumentata, ha fatto anche il livello successivo che sono le macchine molto più dispendiose rispetto a una moto. E cos'è che facevo? Ogni soldo che mettevo da parte a 16 anni, 17, 18 anni, che erano le mance, i regali di compleanno, i regali di Natale, qualsiasi festività era buona per farmi dare dei soldi, quei soldi lì, ragazzi, sapete che fine facevano? Finivano oggettivamente incazzate. Quante volte ti è capitato, ti sei reso conto di aver utilizzato i soldi per qualcosa di fine a se stessi, soldi inutili? E hai destinato una parte dei tuoi soldi a qualcosa di inutile. E come fai a capire quando una cosa è inutile? È semplice: quando tu dai dei soldi, quando tu paghi qualcosa e quel qualcosa non paga te. Io per esempio la maggior parte dei soldi che guadagnavo lì, che alla fine non è che guadagnavo, me li davano semplicemente i miei genitori, li utilizzavo per comprarmi ricambi di moto. Mi ricordo ho speso 600 euro per una tuta, ho speso 600 per una marmitta, che poi ho preso anche delle multe, mi hanno ritirato la patente, il libretto, perché non potevo circolare con quello scarico. E io, se ripenso a quegli anni lì, veramente non mi metto le mani nei capelli, cioè non posso tornare indietro, però ho imparato una grossa lezione. E come ogni cosa, se tu impari, hai un fallimento e sbagli, questo a tutti gli effetti è stato un fallimento, ma hai imparato la lezione, allora è un ottimo fallimento. Se invece tu fai un errore ma non impari nessuna lezione, allora è un pessimo fallimento. Io dico che prima di aver successo bisogna fallire. Ok? Anyway, stavo dicendo una cosa, un tips, un consiglio che ti posso dare per valutare se è una cosa utile, che ti serve realmente, e per evitare di spendere inutilmente un sacco di soldi ma utilizzarli a fin di bene. Che ne so, vuoi comprare un paio di occhiali, ok, mettiamo il caso che vuoi comprare questi occhiali qua, e questi sono occhiali, non costano tanto, però metti il caso che sono degli occhiali da sole, non sono degli occhiali da vista, che quella è un'altra cosa, quelli sono indispensabili per vedere, ma sono dei semplici occhiali da sole. Tu vai nel negozio, te li metti, ti fai la foto allo specchio. Dopo 2 giorni, dopo 48 ore, questa è la mia tecnica che utilizzo, dopo 48 ore vai a guardare di nuovo quella foto e prova a pensare e dici: quegli occhiali mi servivano e ho quella necessità di comprarli come quella volta in cui ero in negozio, oppure era solo una cosa che eri in FOMO in quel momento lì? Cioè, realmente sono una spesa utile o sono una cosa inutile? Ok, cerca di distinguere utile da inutile. Per me tutte le cose che hanno la precedenza e la priorità sono cose utili. Ok, poi ovvio, se tu mi dici: Luca, io guido tutto il giorno, spesso mi capita, guido dall'alba al tramonto, e se non ho un paio di occhiali mi schianto perché non vedo. Allora lì ti dico, ovvio che è una spesa utile, non pensarci 2 volte. Però, tornando al discorso di prima, stavo parlando adesso, raga, arriva un periodo, arriva l'estate, raga, oggettivamente, per quanto sia bello andare in vacanza, in ferie e quant'altro,
prima di andare in vacanza, prima di andare a rilassarti, prima di spendere soldi in serate, discoteche, bar, raga, dovreste avere almeno, dico almeno, non ve lo dico per voi, perché io non riuscirei ad andare a dormire la notte se so che non ho almeno 6 mesi di stile di vita coperti, ok? Tanta gente, e questa è la realtà dei fatti in Italia, la realtà dei fatti in Italia è che non solo siamo uno dei paesi più ignoranti in tutta Europa, ma la realtà dei fatti è anche che la maggior parte degli italiani ha 2.000 euro sul conto. Significa cosa? Che ha uno stile di vita coperto per circa 2 mesi, calcolando che una persona magari vive nella media, nella norma. Volevi farmi scherzi? Vuoi venire qua a parlare? La media degli italiani quanto ha sul conto corrente secondo te? Non ne ho proprio idea, però penso... Spero, 2000. Spero... No. Questa è la realtà dei risparmi? Speravo almeno 10.000. Questa è la realtà dei fatti, che c'è uno studio, viene un po' più in qua. Comunque salutiamo Big Paolone. Stavo vloggando, stavo parlando un po' che la maggior parte della gente spende e poi investe. E il problema è proprio questo, che la maggior parte della gente poi si ritrova con 2.000 euro sul conto perché ha speso gran parte dei soldi in cose inutili, sono state soldi che... E ci sono passato, te lo dico. Io ci sono passato nei primi anni di attività nel 2000. E ora raccontaci qualcosa, raccontaci... Sulla gestione finanziaria. Tengo io. Gestione finanziaria. Cos'è che hai fatto anni fa? Hai comprato una macchina? Sì, ho comprato una macchina con un finanziamento, ho fatto il passo più lungo della gamba. Non potevo permettermela, infatti il buon Luca mi insegna che se una cosa non puoi comprartela, non puoi permettertela almeno 3-4 volte almeno, non dovresti comprartela. E sono fermamente convinto che il finanziamento è un biglietto senza ritorno per la bancarotta. Esatto. Confermo. Però adesso hai imparato la lezione, infatti la macchina che hai non è una macchina comprata, è una macchina a noleggio. Vogliamo farla vedere, tra l'altro. Ma sì, dai. È partito questo video, dovevo parlare di cose serie, di altre cose, però alla fine della fiera si è tramutato. Ragazzi, affitto macchine, lui affitta immobili e fa un ottimo business con gli affitti brevi. Quando ci uccidono con la palla. Qua ci volevano colpire con la palla. Quindi, cos'è che hai preso, Paolo? Aspetta, tieni qua. Abbiamo solo un microfono qua. Non l'ho presa, non l'ho comprata, ma l'ho presa in affitto con un contratto lungo termine di 1 anno, rinnovabile, e ho tutto incluso, però praticamente non voglio solo che sia un bene per me, ma che posso metterlo in affitto, che possa rendere e avere anche delle entrate mensili. Quindi la rata, sai, ti racconto questa, Luca, che mi stai ascoltando. Tanti mi dicono: Paolo, sei un poveraccio perché non hai una macchina, non hai comprato una macchina ma ce l'hai a noleggio. Io dico, aspetta, che la pago come uno stipendio, la pago 1.500. E comunque c'è tutta una parte di brand. Sì, quello sì. Però poi la metto in affitto a 150 al giorno, capisci che ovviamente non tutti i mesi, quando non serve a me, tipo adesso devo andare in America, la metto in affitto 150 al giorno, in 10 giorni sono già rientrato nella rata. Ok, grazie Paolo della testimonianza. E quindi tornando a noi, ci sono certe cose, ci sono certe regole. Io penso che i soldi sono un gioco e se tu conosci le regole del gioco impari a giocare. Oltre al fatto, vabbè, la macchina che utilizza lui, come avete visto, è una macchina che ma è una macchina comunque per investimento, cosa che la maggior parte delle persone non ha. Anzi, la maggior parte delle persone, questo mi dispiace se magari ti vado un po' contro, tanto fatemi mettere di nuovo il cavalletto. La maggior parte delle persone utilizza una macchina, paga una macchina per andare a fare un lavoro che tante volte non è nemmeno il lavoro che ha scelto, che voleva fare. Questa è la realtà dei fatti di tante persone. Quindi quello che è il mio invito, piuttosto che spendere questi soldi, quest'estate, i soldi in qualcosa che sai che non ti ritorna, perché la vacanza è qualcosa, una quantità di soldi, anche diversi mesi guadagno che ti privi per qualcosa che oggettivamente non ti ritorna, e inizia a ragionare in questa mentalità. Se tu guadagni 10 euro l'ora, ok, e spendi 1.500 euro per un telefono, hai dedicato 100 ore della tua vita, non so quanti giorni, quanti mesi, anzi 1.500, quindi un mese intero per comprarti un iPhone. Un iPhone non ti è costato 1.500 euro, ti è costato un mese della tua vita, un mese del tuo tempo, ok?
Ovviamente questo discorso si può fare solo per le persone che hanno un guadagno derivante dal tempo che scambiano. Spero che questo video ti sia stato utile, raga. Fatemi sapere se questo genere di contenuti vi piace, perché io sono uno così. Vedo una storia, una situazione, si incazza, mi fanno incazzare certe cose che vedo, prendo la telecamera, metto il microfono e dico la mia, ok? Spero che apprezziate la mia sincerità, ok? Perché alla fine questi sono consigli che io reputo utili e sono sicuro che, dato che sono gratuiti, spero che almeno ne fate buon uso, non perché non siano gratuiti, quindi li reputate poco validi o che hanno un valore basso, e fatene buon uso, ok? Ci vediamo al prossimo video, ragazzi, ciao a tutti.